Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, benvenuti alla rubrica Vibrazione della felicità, approfondimento della cultura vedica con Madhva Dasanulasa, monaco impegnato nella diffusione dell'antica conoscenza e rappresentante della cultura vedica nella linea Gaudiya Vaishnava. Negli ultimi 9 anni ha studiato la lingua sanscrita e le sacre scritture dei Veda sotto la guida del suo maestro spirituale di successione autentica, Srila Prema Prayojana Prabhu, fondatore della Chaitanya Academy. Madhva, buongiorno e benvenuto. Grazie Piero, grazie, buongiorno a tutti quanti. Grazie per avermi Grazie a te per invitato. la tua disponibilità. Noi stiamo trasmettendo dall'Italia del Sud e sono le 8 del mattino con una neve tutto attorno alle montagne. Tu mi pare che stai in India, se non sbaglio, e c'è il sole lì da te, vero? Sì, qua sono in India al sud, qua ci saranno 30 gradi, credo, e più o meno mezzogiorno e 40 come orario, quindi più o meno 4 ore e mezza, così, differenza. Benissimo. Ed è inverno, questo è l'inverno, 30 gradi, che dire se vieni qua d'estate, non puoi starci praticamente. Ok, che bellezza. Madhva, ti chiedo se gentilmente mi puoi dire qualcosa di più del tuo maestro spirituale. Ok, volentieri. In realtà ho degli appunti riguardo, perché lui lui è il nostro maestro, lo manteniamo sempre nel cuore, per noi è un maestro che ci guida per mano nel cammino spirituale della devozione, si chiama Bhakti Yoga. Bhakti Yoga. Dopo magari possiamo parlare anche di cosa significa piano piano lo yoga. Quindi per noi nel nostro cuore diventa una persona intima, però lui a volte viene invitato anche in vari congressi o in vari eventi in giro per il mondo, anche da politici o da altre persone che curano, diciamo che cercano un benessere anche spirituale all'interno della società, lo invitano in questi congressi e quindi l'hanno premiato con varie medaglie, con vari titoli, quindi è buono anche per qualcuno di voi che non conosce bene la cultura vedica, magari sapere un qualcosina da questo punto di vista, vedere il mio maestro anche dal punto di vista di che riconoscimenti ha avuto nel mondo, no? Quindi, però nel cuore uno lo ritiene sempre solo. Per me il mio maestro non c'è nulla a che vedere con tutte queste medaglie, premi, lui è la persona intima che ci guida per mano nel cammino spirituale. Quindi lui è nato nel 1969 in Inghilterra, è nato in Inghilterra e poi da giovanissimo, sì dall'età di 15 anni, ha iniziato a praticare lo yoga, la devozione, il bhakti yoga e ha dedicato poi tutta la sua vita completamente con una vita da monaco, poi negli ultimi anni adesso si è sposato, ha sempre dedicato la sua vita vivendo in India e viaggiando per il mondo, avrà fatto centinaia e centinaia di giri nel mondo per la diffusione della cultura vedica, per il beneficio di tutta l'umanità, per il risveglio, no? Quindi lui allora è una figura prominente ed è una guida spirituale nella nostra tradizione Vaishnava, che poi piano piano capirete cosa significa anche la parola Vaishnava, comunque nella cultura vedica dell'India antica, in questa tradizione bellissima. Lui è molto rispettato anche per la sua vasta conoscenza in questa filosofia vedica dell'India e lui sa come applicare questa filosofia anche in maniera molto pratica nel mondo moderno, che è importante. Molti magari uno pensa, ah, conosci molto la filosofia, però al giorno d'oggi come la applichiamo? Invece no, noi abbiamo notato in tantissimi congressi o conferenze che abbiamo fatto in giro per l'Europa, o che lui fa anche in America, in Australia, eccetera, come lui riesce a applicare questi insegnamenti così
riportarli al giorno d'oggi in modo che tutti possano avere beneficio, sia persone che sono all'interno della società, sia persone che sono anche al di fuori, per chiunque, no? Perché questa è una cultura che porta a dar beneficio all'anima, quindi al di là della situazione sociale o economica in cui uno si trova e politica. Quindi lui è il direttore e anche colui che ha creato la Chaitanya Academy, che è un nome che ha dato a questa scuola di chi partecipa sotto la sua guida, ed è una scuola, un'accademia che in realtà è per lo studio della coscienza. E sotto la sua guida questa accademia riesce a condurre delle valorose ricerche nella psicologia della religione, trovando così delle basi scientifiche per un'armonia interreligiosa. Quindi crea un'armonia interreligiosa. Quindi tutto questo studio delle scritture ti fa comprendere che al di là di tutti i vari litigi, guerre che ci sono nelle religioni, per cui molte persone al giorno d'oggi dicono, quando sentono il nome religione o Dio, diventano allergici. Ah no, non ne voglio sentire parlare, cambiamo programma, non guardiamolo, no? Invece no, perché in realtà alla base di tutte le religioni ci sono sempre dei punti in comune che sono l'armonia, e quella è la vera natura della religione che vuole portare, che è basata in realtà su uno scambio di amore. Quando la realizzazione dell'anima c'è, automaticamente si trovano tutti i punti in comune. Quindi una parte del nostro studio è approfondire le scritture vediche, ma anche scoprire gli altri cammini spirituali, chiamati religiosi o cammini spirituali, e trovare questa armonia che li unisce. Infatti Sri Prem Prayojan, che è il nome del mio maestro, Prem Prayojan, lui ha partecipato con successo in molti seminari interreligiosi nel mondo. In riconoscimento per essersi dedicato per più di 25 anni in questo campo, nel dicembre del 2019 lui ricevette il premio come vicepresidente del dialogo interreligioso del BRICS Forum. Nello stesso anno poi ricevette anche un riconoscimento come ambasciatore della pace delle Nazioni Unite, e poi nel 2020 ha ricevuto un altro premio come riconoscimento era una festa, un grande, come dire, incontro che hanno fatto qua in India per glorificare Mahatma Gandhi, che molti conoscono. E lui, quando ha partecipato in questo incontro qua in India con tantissime persone, c'erano sia politici che persone spiritualiste, tantissime persone da diversi campi, lui è stato addirittura onorato con il nome di Mahatma, gli hanno dato questo titolo anche a lui. Mahatma significa grande anima. Questo titolo gli è stato dato dal ministro del governo indiano, e in più anche da un'altra persona importante che si chiama Deepak Singh, che lui è il direttore della NRI, una indiana, sarebbe la Welfare Society in India. Gli hanno dato questo titolo. Ha fatto le bellissime conferenze in pratica, e questo titolo lui lo ricevette durante un incontro con questo gruppo che si chiama BRICS, potete cercare anche su internet se volete approfondire, si chiama BRICS International Forum, e lui quindi è stato chiamato, questo incontro di quel giorno era chiamato La visione per il futuro, nel 2020 era quell'anno, La visione per il futuro, dialogo internazionale con corporazione umanitaria per la pace nel mondo. Quindi questo era il titolo di questa conferenza, dove partecipavano tantissime persone da ovunque il mondo, e lui è riuscito a ricevere questo titolo. Poi, sotto la guida dei suoi vari maestri, ha tradotto e pubblicato molti altri tipi di libri, sempre sulla cultura vedica. Lui ha tradotto sia dal sanscrito che dall'indi, dal bengali, in inglese, e anche ha pubblicato molti articoli sia su religioni classiche sanscrite e anche sulle letterature filosofiche, con dei commenti sia medievali che contemporanei. Quindi lui, una delle sue qualità è che se lo porti a parlare con scienziati o lo porti a parlare con persone che hanno studiato cultura della antica Grecia
o in qualsiasi campo, in qualsiasi religione, lui ha una profonda conoscenza e riesce a portare delle risposte che sono veramente illuminanti. Spero che poi abbiamo tradotto anche vari libri, poi un giorno magari se ci conosciamo potreste anche approfondirli, o anche dei video abbiamo molto interessanti. Quindi poi i suoi lavori sono stati pubblicati in varie lingue, in inglese, in tedesco, in russo, in italiano, in cinese. Poi utilizzando evidenze dalle scritture vediche e anche da studi moderni, lui dimostra che la pace e l'armonia non possono essere ottenuti solamente tramite politiche economiche. Quindi fare tutti incontri di politici, eccetera, che è basato tutto sull'economia per cercare di risolvere la situazione della società, così tutti saranno felici e liberi, eccetera, eccetera, non sarà mai possibile, quindi, no? Perché? Perché senza una propria educazione che rinforza l'integrità di ognuno dei membri individuali della società, allora la storia ha dimostrato che le civiltà anche più potenti sono comunque collassate. Perché, in altre parole, perché queste civiltà, nonostante che erano potenti, famose nel mondo, che hanno conquistato destra e sinistra, però in realtà non si prendevano cura della crescita spirituale e personale di ogni individuo della società. Quindi era solo basato su un modo di crescere, tra virgolette, però solo economico, dal punto di vista materialistico, e al giorno d'oggi vediamo come siamo proprio al top, all'esplosione di questo materialismo nella società. In ogni campo si perde, qualsiasi campo provi ad approcciare, non c'è più lo scopo vero di fare quel tipo di lavoro, ma tutti lo fanno solo per soldi e posizione, per essere famosi. Quindi una società del genere è destinata a crollare, capisci? Anche una civiltà magari basata sullo spirito può crollare, però almeno nel frattempo, in quel periodo in cui esisteva, le persone hanno potuto fare uno sviluppo sia economico che anche culturale e che anche interno, e hanno vissuto in un periodo molto più armonioso e più umano. Quindi questo è il punto. Poi l'applicazione della saggezza universale può guidare i politici a sollevare la società, evitando così il ripetersi delle tremende calamità che affliggono sofferenza negli esseri umani. Ok, quindi questa è l'applicazione della saggezza universale. Quindi questa parola saggezza universale ti indica che lo studio della cultura vedica non è un qualcosa di questo mondo creato da un umano, ma viene chiamata Apurusheya Shabda. Significa che sono testi non creati da esseri umani, quindi sono al di là della conoscenza di questo pianeta Terra, per quello universali, perché discendono in realtà dai pianeti spirituali. E quindi se voi avreste piano piano con queste varie conferenze che facciamo, potreste piano piano riuscire a entrare un po' in profondità nella comprensione della conoscenza vedica, e vi invito a, se riuscite ad ascoltare tutte le varie dirette che facciamo, anche se a volte magari trovate qualche punto che non condividete, non abbattetevi, provate ad ascoltare di nuovo magari, e prova ad ascoltare anche vari punti seguenti, perché nel contesto in cui viene espresso un certo significato, una certa frase o un argomento, il contesto in sé poi, se tu lo ascolti tutto, ti darà la comprensione completa. Quindi anche se alcuni punti non riuscite a comprenderli o vi sembra difficili, non demoralizzatevi, potete continuare, riascoltateli, perché comunque è molto profondo e molto scientifico come studio questo della cultura vedica. E quindi io adesso in questi ultimi 9 anni, quindi studiando e studiando, piano piano metti un tastello dopo l'altro, tutto si incastra, però è veramente fantastico, quindi spero che riuscite anche voi a prendere beneficio da questi incontri. Così poi quindi sì, poi niente, poi volevo solo dire che il nostro maestro ha ricevuto questi vari titoli, però lui partecipa a questi incontri
solo quando proprio non ha altre cose da fare, perché non è proprio immerso nel cercare di cambiare la società o di immerso nella politica, eccetera. Anzi, lui è immerso solo nella devozione e nello studio delle scritture sacre, nella meditazione, ha tante qualità che piano piano, se avrete l'opportunità di conoscerlo, potreste scoprire. Quindi, perché le persone sante in realtà che sono illuminate nel cuore non sono interessate in cose temporanee di questo mondo, però a volte partecipano a incontri interreligiosi o anche con politici. Perché? Perché sanno che se riescono ad aiutare magari qualche politico, il politico magari ha l'opportunità poi di cambiare qualcosa nella società, e poi molte persone nella società hanno possibilità di cambiare anche in maniera positiva. Non lo fa per diventare lui stesso un politico, essere famoso, ricevere il premio in sé, capisci? Ok, quindi questo è... In realtà da glorificare una persona così non bastano 1000 bocche e 1000 anni, però ci proviamo. Spero che... Io ho avuto la possibilità in maniera veloce di incontrare il tuo maestro a Roma a maggio quando ci siamo incontrati e poi di ascoltare le sue lezioni tramite YouTube, qualche lezione, e ti posso dire che è un maestro spirituale realmente di successione autentica e autorizzato dalle Sacre Scritture, perché rende l'informazione, soprattutto quando spiega in profondità i vari significati della Bhagavad Gita, in maniera semplice e lineare per tutti, soprattutto per quelli che adesso si avvicinano, che non devono essere per forza solo i devoti, come noi sappiamo. E quindi ti voglio fare i complimenti a te e al maestro Prayojan Prabhu per tutto l'impegno e la forza che ci sta mettendo e ci state mettendo in India, ma in giro per il mondo, perché io e te ci sentiamo spesso e ti trovo sempre in un posto diverso ogni settimana, e questo fa parte della diffusione della coscienza di Krishna e della cultura vedica. Ti chiedo, Madhva, ma la spiegazione di cosa significa cultura vedica e i vari insegnamenti in essa contenuti? Ok. Allora, cultura vedica. Cultura è una grande parola in realtà. Cultura in sanscrito si usa la parola sanskriti con la i finale. Quindi san e kriti è divisa in due sillabe. Sanskriti. Sam significa completo oppure perfetto e kriti significa formare, riformare. Quindi sanscrito in realtà la cultura è quella che riesce a formare completamente una persona, a riformare, quindi a purificarla completamente all'interno. Quella è una vera cultura, si chiama sanscriti. Perché in sanscrito le parole non sono semplicemente parole che uno quando le ascolta dice ma che significato ha? Boh, non capisco. Ogni parola sanscrita ha dei significati profondissimi con delle radici, composta da sillabe, eccetera. Per questo è chiamata in realtà la madre di tutte le lingue, uno può notare. Ad esempio l'italiano, lo spagnolo o altre lingue europee vengono dal latino. Il latino in sé non è la madre delle lingue, ma viene dal greco antico. Il greco antico anche è una lingua considerata indo-europea, quindi che troviamo in Europa, però con origine verso l'India. Anche l'arabo, eccetera, eccetera, tutto origine dall'India. E in India, tra tutte le lingue che ci sono, hanno tutte origine dal sanscrito. Quindi sanscriti significa la cultura, e questa purificazione che crea la cultura sanscrita qual è? È quella di portare la nostra mente e la nostra coscienza da uno stato, diciamo, disturbato, da uno stato pieno di vibrazioni, pieno di oscillazioni nella mente, che si chiama vikriti. Vikriti vuol dire uno stato non naturale, perché prakriti vuol dire naturale, mentre vikriti vuol dire uno stato che non è naturale dell'anima, della mente, del corpo sottile nostro. Quindi la cultura è quella che riesce a portare, a purificare il nostro corpo sottile, la nostra mente, da uno stato distorto, non naturale, a uno stato che
completamente naturale, prakriti. E questo stato naturale è una mente che è completamente pacifica, proprio come se tu guardi un lago, la superficie di un lago che è senza onde. Cosa succede? Quando tu ti affacci su un lago che è senza onde, funziona come uno specchio a quel punto. Quindi puoi andare, ti guardi e ti vedi riflesso. Però basta anche una piccola onda. Che cosa fa? Questa vibrazione scambia tutto, crea tutta una vibrazione su tutta la superficie del lago, e se provi ad affacciarti non ti vedi. E più le onde sono forti e meno riuscirai a vederti. Quindi la natura della nostra mente, che in realtà in sanscrito c'è una parte più sottile ancora della mente che si chiama citta. Citta la possiamo tradurre come coscienza, però in realtà è la parte più sottile del nostro corpo sottile, la prima copertura dell'anima. Poi in altre lezioni possiamo andare nei dettagli sulla natura del corpo sottile, perché adesso noi abbiamo un corpo grossolano, questo corpo fisico di maschio, femmina o animale o piante, però abbiamo anche un corpo sottile che si chiama Antakarana in sanscrito, oppure Sukshma, vuol dire un corpo sottile, e questo è fatto da mente, intelligenza, falso ego e citta. Quindi la citta è in realtà la parte più sottile, che può essere chiamata coscienza, e funziona proprio come uno specchio, viene detto. Quindi se la superficie della nostra coscienza, che è come uno specchio, è piena di ondulazioni o vibrazioni, allora cosa succede? Se tu ti affacci nella tua coscienza all'interno, non riesci a vederti, perché tutte queste ondulazioni sono come le ondulazioni sulla superficie di un lago, non riesci a riflettere. Però se la tua mente, il tuo corpo sottile diventa pacifico come un lago, a quel punto manifesta la sua natura, Prakriti, la sua natura, che è Bhagavat Bimba Grahitva, vuol dire la capacità di riflettere l'immagine di te stesso, della tua anima, e l'immagine del divino che è presente in ognuno di noi. Quindi la ricerca di noi stessi in realtà non è fatta all'esterno, ma è all'interno, quando la coscienza diventa completamente pacifica. Quindi stiamo parlando di cultura. La cultura è quella che riesce a portare la nostra coscienza da uno stato, diciamo, pieno di ondulazioni, pieno di vibrazioni, di pensieri, emozioni, materiali di questo mondo, desideri, eccetera, a portare in uno stato di equilibrio dove la tua natura di chi sei tu veramente si manifesta. Quindi la cultura vedica, ai tempi in cui era prominente nel mondo, non solo in India ma nel mondo, quindi si parla da 5.000 anni fa a prima, questa cultura vedica la società intera era basata completamente su dare questo tipo di beneficio alle persone che vivono nella società. Quindi in base al tipo di lavoro che facevi, dallo spazzino per strada al politico, al dottore, al commerciante, fino al re, per dire, tutti quanti, non importava che tipo di posizione avevi nella società, ma ognuno aveva la stessa opportunità. Questo è il vero significato della parola libertà. Qual è il significato della parola libertà? Non che puoi andare in giro in uno stato di completamente perso di esprimere liberamente tutto quello che ti passa per la testa. Molti posti i ragazzi il giorno d'oggi pensano libertà vuol dire andare in giro a ubriacarsi, usare droghe e sesso libero, però che risultato avranno da questo tipo di libertà? Che la coscienza diventa ancora più agitata e piena di desideri materiali, più confusa e mai soddisfatta. Quindi che libertà è questa? È una libertà positiva? No, la vera libertà è quella che tutti quanti nella società, senza vedere che posizioni hai di lavoro, dallo spazzino al re, tutti quanti hanno la stessa opportunità di comprendere chi sono veramente. Questa è la libertà, perché altrimenti la società diventa di natura demoniaca quando non dà l'opportunità alle persone che vivono in questo mondo
di usare questo corpo umano al massimo. Cioè, cosa vuol dire usare questo corpo umano per comprendere chi siamo? Perché altrimenti nel momento della morte non importa che siamo stati re, politici, dottori, contadini, commercianti o spazzini o mendicanti per strada. Quella è una situazione temporanea. Al momento della morte quella tua identificazione con quel lavoro viene persa, e l'unica cosa che ti porti dietro al momento della morte è se hai compreso chi sei tu veramente, e quella è la tua relazione con il divino, perché quello è oltre questo corpo temporaneo, l'anima. E quindi una vera cultura che è veramente amica delle persone che partecipano in questa società farà di tutto pur di dare la stessa opportunità a tutti i partecipanti, indipendentemente dalla posizione sociale che hai, dare la stessa opportunità per far sì che una persona realizzi chi è in questo cammino, in questo mondo, no? Quindi la cultura vedica era basata su quello. E il bello è che questa apertura del cuore, apertura della coscienza, come avviene nella società, come viene fatta? In miliardi di modi. Ad esempio dall'architettura, dalla musica, alla cucina, al modo di sentire, che ne so, un teatro, oppure cammini per strada e vedi dei dipinti o vedi delle architetture che ci sono nelle città, vai a ascoltare un concerto, vai a mangiare qualcosa, quindi miliardi di modi per la poesia, anche ad esempio leggi un qualcosa, in qualsiasi maniera l'uomo vuole esprimere un qualcosa, quell'espressione ha una influenza sulle persone che guardano, fanno esperienza di quella cosa. Quindi vedi un quadro, oppure vedi un dipinto, ascolti della musica o vedi un palazzo con delle statue, che messaggio mi dà? Ok, cosa mi insegna questo messaggio? E se uno guarda il giorno d'oggi, tutti i messaggi, adesso io non guardo la televisione da quando avevo 17 anni, ora ne ho 37, quindi sono 20 anni che non guardo la televisione, però già ai tempi non riuscivo più a guardarla, quindi l'ho spenta. E infatti mi ricordo sotto casa mia qualcuno aveva scritto sul muro con una bomboletta spray: vuoi fare la rivoluzione? Butta la televisione dal balcone, diceva. E quindi mi era rimasto impresso, wow. Quindi ho spento la televisione, avevo già capito in realtà che tutte le impressioni che ci danno, perché non pensare che tu vai in giro per strada, ascolti, quello che ti dicono e quello che vedi non ti influenza, no, è l'opposto. Ogni cosa che i tuoi sensi entrano in contatto lasciano delle impressioni che si chiamano samskara, delle impressioni nel tuo corpo sottile, nella tua citta, nella tua coscienza, e queste poi arriveranno dalla mente, dalla citta, dalla coscienza, arriveranno alla tua mente cosciente e lì si trasformano nella forma di desideri. Quindi notiamo quanto è importante quello che la società esprime, quindi la musica che ci mettono a disposizione, l'architettura, l'arte, la musica, la poesia, perché se tutto questo è basato con dei principi spirituali e di amore per Dio, per l'universo, per la creazione, per l'anima, tutto quanto avrà un beneficio per le persone che partecipano e per le persone che ascoltano e per colui che produce quella canzone o quell'arte. Ok. Quindi il bello della cultura vedica è che tutte le persone, qualsiasi lavoro posizionano nella società, non diventano, gelose o non si sentono a loro agio: io ho un lavoro inferiore, tu hai un lavoro superiore. No, perché qualsiasi posizione tu hai, comprendi che hai sempre l'opportunità di crescere spiritualmente. E questo, se vi interessa questo argomento, potete segnarlo, ricordarglielo a Pietro, e lui me lo può ricordare. Possiamo fare una lezione che riguarda questo, che è bellissimo, su come era strutturata la società vedica e del perché questa idea, che viene espressa poi nella Bhagavad Gita, tutti hanno l'opportunità di crescere spiritualmente in base al lavoro che fai, perché è una cosa veramente, una legge universale questa, che funziona per tutto l'universo ed è fantastica. Quindi
per tornare al succo qual era, che in pratica la nostra coscienza, la nostra citta si muove nel Akash, vuol dire nello spazio. Abbiamo uno spazio esterno, quindi ogni oggetto occupa uno spazio, no? Il computer, io come persona, la sedia, il letto. Se tutto e lo spazio è un elemento, non è che non esiste, lo spazio è un elemento che esiste, come terra, aria, acqua, fuoco e etere. Etere è lo spazio, si chiama Akash in sanscrito. Se tu togli questo elemento, non dovesse esistere, diventeremo tutti compressi in un centimetro, tutta l'esistenza. Quindi questo... Ah, non mi... Ora mi senti? Ok, ti sento. Perfetto, ti sento. Riprendi, Madhava, riprendi dallo spazio, dall'Aksha. Ok. Quindi in sanscrito questo spazio, che è un elemento, si chiama Akash. E lo spazio è presente sia esterno, abbiamo detto, che interno. Quindi internamente c'è uno spazio nella coscienza che le permette di ingrandirsi, espandersi, oppure di rimpicciolirsi. Quindi in base al tipo di alimentazione che hai, in base al tipo di musica che ascolti, in base al tipo di architettura che osservi, in base al tipo di arte, eccetera, e anche al base al tipo di persone con cui stai, la tua coscienza potrà o espandersi e quindi darti delle sensazioni di felicità, apertura mentale e comprensione di ciò che è, fino al punto in cui comprendi cosa c'è oltre questo mondo materiale, quando è completamente espansa, oppure può anche contrarsi e portare le persone a uno stato di rabbia, depressione, eccetera, 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 no? Quindi per questo la cultura vedica è molto molto importante ed era sempre basata su questo tipo di punti, quale quello di espandere la coscienza di tutti gli esseri viventi. E noi lo facciamo praticando il Bhakti Yoga, che è un tipo di yoga che al giorno d'oggi la parola yoga è molto comune anche, e ci sono tanti tipi di yoga, però noi pratichiamo il Bhakti Yoga. Ok, infatti mi hai anticipato, io voglio chiederti, vorrei approfondire il significato della parola yoga, perché al giorno d'oggi è molto usata, ci sono vari tipi di scuole che usano questo termine, invece vorremmo sapere il significato reale della cultura vedica. Tra le altre cose io so anche che tu, l'hai detto adesso, pratichi il servizio devozionale, quindi fai il Bhakti Yoga. Se puoi spiegarci meglio il reale significato della parola yoga in profondità, visto che qui in Occidente, ahimè, i termini indiani e soprattutto quelli sanscriti a volte vengono modificati e quindi ci arriva solo la parte finale della reale utilità di questo mezzo che può riequilibrare la mente, il corpo astrale, ma adesso raccontaci tu che cosa significa realmente yoga. Sì, al giorno d'oggi è usata in maniera molto economica, diciamo, la parola yoga, però in realtà nella Bhagavad Gita, che è un testo vedico autentico, Shri Krishna, lui spiega, dice Samatvam Yoga Uchyate, vuol dire lo yoga significa avere uno stato di equilibrio nel corpo sottile, quindi mentale, possiamo dire, uno stato di equilibrio mentale. Quindi questo ci fa capire che lo yoga non è limitato a posizioni fisiche, tipo uno stretching, eccetera, eccetera, o tutti i tipi di yoga che ci sono al giorno d'oggi, perché in realtà lo yoga originale, anche l'asana, eccetera, erano 2 o 3 posizioni solo, giusto per mantenere il corpo fermo, stabile, senza essere disturbato, per poi entrare in meditazione e raggiungere lo scopo dello yoga è entrare in samadhi, quindi in trance, vuol dire oltre questo corpo fisico. Quindi yoga vuol dire anche unione tra l'anima, tra noi e il divino, come scopo finale della trance, del samadhi. Però prima di raggiungere quel livello, ovviamente uno deve fare, come abbiamo detto prima, sono vari stadi, e il primo è Samatvam Yoga Uchyate, definizione che dà Krishna nella Bhagavad Gita, riequilibrare la mente. E questo viene anche spiegato soprattutto da Patanjali nello Yoga Sutra, perché lui approfondisce molto il termine yoga e spiega in maniera scientifica molti dettagli
su come praticare lo yoga, non solo dal punto di vista di posizioni, ma in maniera molto scientifica, cosa accade nel nostro corpo psicologico, cosa accade nei nostri chakra, come è composta la mente del corpo sottile, che tipo di sentimenti ha, tra virgolette, la mente, che vibrazioni ha, la nostra citta, come abbiamo detto prima, non città, citta, la nostra città, quante tipo di vibrazioni, eccetera, è composta. Infatti Patanjali lui descriveva, dava la definizione sanscrita di yoga che è Yoga Chitta Vritti Nirodha. Significa lo stato di yoga lo raggiungi quando le tue citta vritti sono completamente ferme. Quindi quando citta vritti significa tutte queste ondulazioni e vibrazioni della mente sono completamente ferme. Quindi a quel punto cosa accadrà? Quando la mente è stabile, come abbiamo detto prima, ci sarà la realizzazione del sé, dell'anima. Quindi lo scopo dell'anima, scusate, lo scopo dello yoga è quello di darci una realizzazione di chi siamo noi, no? Quindi questo è molto importante. E poi descrive moltissimi dettagli sull'energia materiale, i tre guna, sattva, rajas e tamas. Quindi piano piano negli incontri, qualcosa in questo incontro possiamo spiegare, non troppo, se no diventa, non potete digerire tutti in una volta. Piano piano possiamo andare in profondità su molte cose se vi interessano. Va bene, io ti voglio chiedere, mi spieghi e ci spieghi a tutti noi questa parola Bhakti Yoga, perché in Occidente se ne sente parlare pochissimo, se non in alcuni libri specializzati, però non si hanno tante informazioni su Bhakti Yoga, ma più sugli altri tipi di yoga. Ecco, dici come funziona e di norma chi è che si avvicina a questo Bhakti Yoga devozionale. Mhm. Sì, il Bhakti Yoga in pratica si può tradurre come devozione. Il Krishna nella Bhagavad Gita, lui lo divide in tre parti la Bhagavad Gita, con più parti interne, però principalmente tre. Parte con il Karma Yoga, poi c'è alla fine il Jnana Yoga e nel mezzo c'è il Bhakti Yoga. Quindi lo mantiene come il tesoro all'interno di come dire, di uno, come si può dire, uno scrigno, come si chiamano quelli posti Sì, dove c'è il tesoro, no? Esatto, un non fa. baule. Quindi all'interno c'è il tesoro che vuole dare ed è il Bhakti Yoga. Il Bhakti Yoga in realtà è una pratica spirituale antichissima ed è in realtà la vera natura dell'anima. Non è un qualcosa di complicato, è la devozione, l'espressione dell'amore verso il divino, verso la sorgente di tutta la creazione, verso la sorgente dell'amore, no? Si chiama anche Jaiva Dharma oppure Sanatan Dharma, vuol dire la natura dell'anima. Quindi come Dharma significa la natura intrinseca di una cosa, come ad esempio il Dharma dello zucchero è essere dolce. Se tu prendi lo zucchero, lo zucchero in sé non fa nessuna fatica ad essere dolce, perché la sua natura. Se prendi il fuoco non deve fare nessuna fatica per dare luce, per riscaldare, perché è la sua natura di riscaldare e dare luce. Allo stesso modo, la natura dell'anima è quella di avere un amore incondizionato, pieno di felicità, pieno di estasi verso l'origine e la sorgente di tutta la creazione. Quindi questo è il Bhakti Yoga e poi ci sono tantissimi dettagli bellissimi che viene espresso, come può essere espressa questa devozione e in realtà viene espressa tramite qualsiasi tipo di attività. Basta mettere al centro di ogni attività il divino e non mettere al centro dell'attività noi stessi, questa è la differenza. Quindi, come abbiamo detto prima, la cultura vedica, mettendo al centro il divino, allora ognuno di noi con l'architettura, con la musica, con la pittura o con qualsiasi qualità tu hai, la puoi usare a glorificare il divino e così facendo, mettendo lui al centro, chiunque viene a conoscere
cosa che hai creato, quella musica o quell'architettura o qualsiasi cosa, avrà un'espansione della coscienza. Quindi lo scopo del Bhakti Yoga è completamente espandere la coscienza e farci la realizzazione del sé. Benissimo, che è un po' diverso da fare le posizioni fisiche, perché è Chiaro. un'altra cosa, quindi ognuno di noi a casa può stare intimamente con se stessi e fare una preghiera e cantare dei giri di mantra e di japa, e già questo può essere definito Bhakti Yoga. Dico bene, ovviamente poi si va nelle specifiche, però diciamo che si fissa la mente sullo spirito, quindi su Dio, sulla persona suprema, su Krishna, su Vishnu, e quindi possiamo adattare questo Bhakti Yoga e fare il servizio devozionale in maniera semplice e in maniera però umile. Poi ci sono degli accorgimenti che grazie alla coscienza di Krishna, e quindi grazie a voi che lo potete insegnare e al tuo maestro, si fa in modo che questo Bhakti Yoga serva per la nostra evoluzione, il nostro collegamento alla fonte suprema, quindi a Dio, quindi oltre l'universo, perché le persone o per una spiritualità o un'altra si fermano oggi all'universo. Noi sentiamo parlare, speriamo che l'universo ci aiuta, ma dietro l'universo c'è Dio. Questo poi ne parliamo una prossima volta, ce lo spiegherai meglio dal tuo punto di vista. Ti chiedo come ultima domanda, perché so che tu hai le tue preghiere e tutto quello che devi fare nella giornata, proprio come Bhakti Yoga, e ti voglio chiedere, abbiamo parlato di queste, hai nominato queste città vritti che nello yoga servono un po' a quietare le onde dei pensieri e della mente che generano incessante e inconsapevole queste oscillazioni della nostra mente, che noi anche in biorisonanza, ma anche nelle altre biodiscipline, cerchiamo in qualche maniera di riequilibrare, perché sennò questo sussulto della mente può portarci lontano. A volte si cerca di fare anche dello yoga per acquietare o silenziare queste città vritti, ma spiegaci tu in maniera più dettagliata che cosa sono e da dove vengono e come possiamo aiutarci affinché queste vibrazioni siano le più lineari possibili. Sì, allora, quindi qua inizia la parte più filosofica. Quindi allora, il citta vritti, queste vibrazioni della mente, della coscienza, sono in realtà di 5 tipi che possiamo trovare. Quindi vi posso dire il nome sanscrito, perché ognuna di queste ha anche un nome, e spiegarvi in maniera non troppo complicata, più semplice che riesco, cos'è. Quindi la prima citta vritti, quindi la prima tipo di vibrazione che possiamo avere nella mente, si chiama Praman in sanscrito, Praman, che significa, tradotto, una percezione valida. Quindi dobbiamo capire come funzionano le nostre percezioni, che quando noi guardiamo un oggetto, ad esempio un letto o un vaso, un computer, qualsiasi cosa noi guardiamo, in realtà noi non lo guardiamo direttamente, ma lo guardiamo come se fosse riflesso, perché è riflesso, proprio come se è riflesso su una superficie di un lago, come abbiamo detto prima. E c'è un esempio molto semplice, ad esempio se tu prendi il tuo telefonino, se prendi un telefonino e vedi che c'è la camera, la telecamera, per fare una foto, ok? Quindi quando tu vuoi fare una foto, cosa accade? Il telefonino non sei tu, giusto? Il telefonino è un'altra cosa da te, e il telefonino ha una lente con cui può ingrandirsi o diminuire, focalizzare in base se è giorno o notte, e riesce a scattare la foto. Quindi allo stesso modo il nostro occhio è come se fosse la fotocamera. Noi siamo l'anima di dietro e il nostro occhio è come se la fotocamera, e l'occhio riesce a guardare, a fare come la foto, delle cose che abbiamo intorno, di un computer, di un letto, di una stanza, ad esempio adesso. E noi che siamo l'anima, cosa accade? Guardiamo questa foto fatta dall'occhio, riflessa nella citta, nella coscienza. Quindi gli stadi sono questi: ci sono gli oggetti fuori, ad esempio una mela, qua,
il mio occhio è come la fotocamera, vede la mela. Poi questa mela, essendo vista dall'occhio, entra nella nostra coscienza, e la nostra coscienza che è come uno specchio, ed essendo è come liquida, prende la forma di quell'oggetto. Prende la forma quindi della mela, della stanza, della spiaggia, della neve, di tutto, delle macchine, di tutto quello che guardi, prende la forma degli oggetti esterni. E noi che siamo l'anima guardiamo questa immagine interna, ok? Quindi la città funziona come lo schermo del telefono, nell'esempio del telefono. Quindi fai la foto, questo è l'occhio, la telecamera fa la foto a una mela e tu non guardi la mela, tu guardi il tuo schermo che rappresenta la mela. Quindi questo schermo ce l'abbiamo dentro la coscienza, capisci? Nel cuore c'è questo schermo e l'occhio fotografa, guarda tutto, e noi in realtà guardiamo l'immagine che c'è dentro. È un esempio che viene fatto per comprendere questo, che fa il nostro maestro. Dice, perché molti possono non crederci, però se una persona ha una febbre molto alta, o una persona che prende delle droghe allucinogene, o anche con la febbre, puoi avere delle visioni. Ad esempio, uno è nella foresta e vede gli alberi che si muovono, oppure, non so, guardi il muro e vedi il muro che si muove o manifesta delle cose. Però se di fianco a te c'è una persona che è sana, non vede tutto questo, lui vede normale, l'albero è fermo, il muro anche. Quindi come mai l'oggetto esterno non sta cambiando? Cos'è che cambia? La tua percezione, come tu percepisci nel tuo schermo, ok? E questo ti fa capire che tu non percepisci direttamente quello che c'è fuori. Quindi cosa accade? Questa droga allucinogena o la febbre alta altera il tuo prana. Il prana è un'energia sottile che viaggia, e questo prana viaggia ovunque nel nostro corpo, anche nella mente e nel corpo sottile. Quindi quando questo prana entra nella nostra coscienza, nella città, crea tante onde. Quindi se la febbre è molto alta o se uno prende una droga allucinogena, il prana sarà molto disturbato, e quindi quello che la fotocamera, l'occhio, guardava fuori come un albero, adesso è riflesso qua tutto disturbato, perché il prana è disturbato, e quindi tu l'anima guardi a un riflesso disturbato e ti sembra che stai vedendo delle cose diverse, però in realtà all'esterno l'albero è tranquillo come era prima, no? Quindi questo ci fa capire che, quindi stiamo parlando del primo citta vritti, la prima funzione della mente si chiama Praman, vuol dire percezione valida. Ora vi avevo spiegato come funziona la percezione in maniera scientifica, viene spiegato nei Veda, no? Come la fotocamera. Quindi Praman significa che la nostra mente, la nostra citta, crea un modello, ad esempio di una mela rossa, esattamente come è quella mela rossa nel mondo. Quindi questa vibrazione della mente è chiamato Praman, che vuol dire una percezione valida, accurata. Quindi questo è il primo, è una percezione valida. Lì c'è una mela rossa e la vedo dentro come mela rossa. Questa è una vibrazione, citta vritti. Poi il secondo si chiama Viparyai, vuol dire una percezione non valida, invalida. Quindi vuol dire che non è una vera esperienza dell'oggetto che c'è al di fuori, quindi hai una falsa percezione della realtà, come abbiamo spiegato prima, magari per una febbre alta o qualsiasi altra cosa. Poi la seconda ondulazione della mente, citta vritti, si chiama Smriti. Smriti significa memoria. Come funziona la memoria? Che quando tu fai un'esperienza in questo mondo, ad esempio vedi la mela rossa, come abbiamo detto prima, la mela rossa si manifesta nella tua citta, nella coscienza, e poi subito dopo magari guardi e vedi un gelato. Quindi cosa accade? Il gelato adesso diventa prominente, e la mela rossa cosa fa? Diventa come se discende e crea un'impressione, come se abbiamo una cantina piena di impressioni precedenti del passato. Quindi ieri hai guardato, non so,
un televisore, una persona ti ha detto questo, hai mangiato quest'altra cosa, hai visto un vestito di quel colore che ti piace. Sono tante impressioni una dopo l'altra che vengono tutte accostate, messe da parte in questa cantina, in questo deposito, nel nostro corpo sottile. Quindi memoria cosa significa? La memoria è un movimento della nostra intelligenza di andare a pescare in mezzo a questa cantina delle esperienze precedenti. Ok? Quindi si chiama smritti, memoria. Quindi questo ci fa capire come, ad esempio, anche come funziona, tu ad esempio ascolti una canzone oppure vedi una mela rossa, quando la vedi la tua intelligenza viaggia rapida dentro la cantina che hai con tutte le impressioni e ti ricordi, ah, questa è una mela rossa. E in più ti riporta anche tutte le esperienze che hai avuto. Ah, mi era piaciuta perché aveva quel sapore, no? Nella tua mente hai, quindi adesso desidero rimangiarla, capisci? Oppure magari una persona vede, che ne so, un ragno velenoso e gli ricorda, ah no, quel ragno là mi aveva fatto una brutta esperienza e quindi è spaventata. Per questo delle persone hanno paura dei cani, per dire, altre persone no. Alcune persone gli piace, che ne so, guardare una partita di calcio, un altro no, una persona gli piace le mele, all'altro no, per dirti, no? Abbiamo sempre mi piace o non mi piace, ho paura oppure no. Perché? Perché tutte le esperienze passate di questa vita e delle precedenti sono tutte immagazzinate dentro di noi e si risvegliano, e questa capacità di risvegliarle si chiama smriti, memoria. Quindi questa è la terza ondulazione della mente, smriti. Poi la quarta si chiama kalpana oppure vikalpa, che può essere tradotta come immaginazione. Questo è un altro movimento della mente, immaginazione. Quindi in realtà questo vikalpa è una cosa molto profonda che noi facciamo ogni momento in realtà, perché in realtà vuol dire che noi stiamo immaginando in continuazione tutto ciò che ci sta intorno, perché non riusciamo in realtà a percepirlo così com'è, anche se noi pensiamo. Qua poi si fa lunga se vi spiego nei dettagli il perché vi dico questo, però possiamo fare una lezione anche solo nei dettagli del Vikalpa, perché il Vikalpa è una situazione mentale che noi abbiamo ogni singolo istante di questa immaginazione sulla realtà. E c'è una lezione bellissima del mio maestro dove nei dettagli lui spiega che cos'è il Vikalpa e anche come possiamo uscire da questa situazione di Vikalpa. Quindi un esempio pratico che viene fatto è ad esempio quando una persona dice ci sono, in inglese si usa il termine che dicono the horns of a rabbit, vuol dire le corna di un coniglio, no? Però in realtà uno può usare quella parola, le corna di un coniglio, però in realtà se tu guardi non esiste un coniglio che abbia le corna. Quindi a volte noi usiamo delle parole o usiamo dei termini che in realtà questa idea è stata creata dalla nostra immaginazione. Perché? Perché quell'idea non ha nessuna correlazione con il mondo esterno, non esiste. Quindi questa immaginazione, possiamo dirlo. Però ha molti dettagli interessanti questo argomento. Poi il quinto e ultimo vibrazione della mente si chiama Swapna. Swapna significa lo stato di quando uno dorme. Quindi il fatto che quando uno dorme, quella è una vibrazione mentale dove la mente praticamente diventa come oscura, diciamo, che in realtà non è incosciente ma è cosciente di niente, perché la natura dell'anima è di essere Sat Chit Ananda, eterna, non muore mai. Chit vuol dire piena di coscienza e Ananda piena di felicità. Quindi anche quando dormi non possiamo dire che siamo completamente incoscienti, ma semplicemente stiamo percependo niente, siamo in una percezione, diciamo, stiamo percependo il nulla praticamente, quando sei nello stato di sonno profondo, no? Quindi questo ci fa capire che praticamente questi 5 stati della mente, della citta, sono come il clima esterno.
ad esempio in Italia sta nevicando, poi tra un po' verrà la primavera, poi dopo l'estate, eccetera, eccetera, l'autunno. Quindi una persona quando vede fuori che nevica dice non è che sa che è lui che sta nevicando, sa che il clima è un'altra cosa al di là. Il sole, la temperatura climatica, la primavera, eccetera, sono un'altra cosa da me. Allo stesso modo, lo yoga ci aiuta a comprendere che tutte queste vibrazioni mentali, sono felice, sono triste, questa cosa mi piace, non mi piace, eccetera, 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 lo stato di sonno, lo stato di veglia, lo stato del sogno anche, sono tutte come il clima esterno, cose che passano, e io sono l'anima che è al di là. Quindi lo yoga ci aiuta a non essere influenzati e disturbati da queste 5 vibrazioni che ci sono nella mente, e piano piano ovviamente uno riuscirà, soprattutto tramite la pratica del mantra, della vibrazione sonora, perché la vibrazione sonora ha un potere incredibile, perché il suono, quando è pronunciato, non solo mentale, ma quando pronunci il mantra, ad esempio nel nostro caso Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, questo mantra è una vibrazione che influenza tutta la tua coscienza, il corpo sottile e anche il corpo fisico, perché il suono è l'elemento più sottile di tutta la creazione e pervade completamente l'Akash, l'etere. Come abbiamo detto prima, esiste l'elemento più sottile materiale, è l'etere, e all'interno dell'etere, dello spazio, è presente il suono. E questo è un altro argomento interessantissimo che poi affronteremo magari tra 2 lezioni o tra 2 incontri. Iniziamo ad andare in profondità di cosa è il suono, quali sono le vibrazioni che si manifestano e perché le vibrazioni influenzano anche il nostro corpo sottile e i chakra, come anche voi con la biorisonanza riuscite anche a curare magari le persone con il suono e la vibrazione, quindi riusciamo a capire come avere tramite l'uso del mantra e del suono beneficio appunto tale da fermare tutte le vibrazioni della mente e realizzare chi sei come anima. Questo è il regalo che ci dà la pratica della cultura vedica e dello yoga. Madhava, io ti voglio ringraziare per questa ultima spiegazione sul cittavritti, perché è un termine che non lo si conosce né lo si usa. Ecco, questo è uno dei pochi termini che in Occidente lo si sente poco, ma in realtà è importantissimo, perché le onde e quindi riequilibrare i pensieri della mente, ogni giorno ognuno di noi cerca di combattere, tra virgolette, con questa problematica, e anche nelle biodiscipline in generale si fa sempre riferimento a cercare di riequilibrare la mente, di quietare la mente e di silenziarla, perché sappiamo che la mente è poco stabile, quindi oggi sta qua, dopo un secondo va da un'altra parte. Quindi quello che tu ci dici, quello che ci stai spiegando, le informazioni che ci stai dando attraverso la cultura vedica e la conoscenza delle antiche scritture dei Veda, non è altro che una cosa moderna da applicare anche alle nostre problematiche giornaliere, che poi noi in associazione con gli amici della biorisonanza cerchiamo di studiare, di sperimentare, di ricercare con i dispositivi di biorisonanza, ma anche con altre biodiscipline, quale può essere il Reiki, quale può essere lo stesso yoga. Quindi diciamo come è attiva adesso e come è reale la cultura vedica, spiegarlo anche in maniera scientifica, perché stiamo parlando delle stesse cose sia nell'Occidente che in India. La conoscenza è antica ma non tramonta mai, anzi oggi nell'era del Kali Yuga, l'era della discordia, è utile avere queste informazioni e passarle anche in maniera scientifica, come stai facendo tu, come fa la tua associazione, come fa il tuo maestro e come fa la cultura vedica in questo momento, ecco. Quindi avere queste informazioni, andare in profondità, secondo noi è una cosa che conviene fare, e approfittare della tua conoscenza e consapevolezza sulle cittavritti, ma anche sulla vibrazione sonora, perché tu hai menzionato del mantra e del potere del mantra, che poi con calma parleremo in abbondanza nelle prossime puntate. Madhava, io vorrei ringraziarti e lasciarti andare per non approfittare del tuo tempo, perché so che hai altro da fare come tutti noi, ma adesso ti devi concentrare sulle preghiere. Io voglio ringraziarti veramente perché sei gentile a darci queste informazioni
che è difficile trovare sui libri, soprattutto qui in Europa, ma anche dall'altra parte bisogna avere la conoscenza, e la conoscenza non la si acquista con una certificazione, ma bisogna studiare con le persone giuste, con i maestri, e poi lasciare andare questa conoscenza e metterla a disposizione per tutti, come ognuno di noi deve fare, perché noi dobbiamo evolverci e quindi dare e rilasciare l'informazione giusta. Ecco tutto. Io ti voglio ringraziare, Madhva, ancora una volta per il tuo tempo, per la tua passione e per la tua conoscenza che hai voluto condividere con noi. Grazie a te Pietro, in realtà io di conoscenza ne ho poca, solo ripeto come un pappagallo quello che ho imparato dal mio maestro e sono felicissimo di dedicare il tempo per condividere questo perché io ho avuto veramente moltissimo beneficio e so che tutti voi, qualsiasi persona ascolta questi dettagli che è curioso di comprendere un qualcosa di grande beneficio per la vita, ne avranno tutti beneficio, quindi sono molto contento e qualsiasi altro incontro volete fare, sono contento di andare anche più nei dettagli. Questo è solo il primo incontro, poi se avete qualche argomento più particolare, i prossimi incontri ci sarò sempre. Grazie. Io ringrazio di nuovo te e a tutti gli amici della Biorisonanza, ci vediamo nella prossima puntata. Hare Krishna, Hare grazie. Krishna, ciao a tutti, grazie.